Ciao ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Allora, è successo, non so se vi ricordate del mio mouse, il G203 che vi ho fatto il video, che l'avevo moddato, l'avevo alleggerito, ci avevo cambiato i pattini, mi sembra che si chiamano, e ci avevo messo un paracord preso su AliExpress, l'avevo anche verniciato dopo averlo bucherellato, insomma, ci avevo fatto dei lavori. Il problema è che dopo circa 10 anni di utilizzo, cioè tasto sinistro e tasto destro hanno iniziato a doppio cliccare. Ho provato a pulirlo più volte con l'alcol isopropilico, ma non c'è stato alcun risultato. Ha continuato a doppio cliccare selvaggiamente. Quindi nel frattempo ne ho preso un altro, sempre un G203 perché mi sono trovato molto bene, poi è durato 10 anni, voglio dire, tanto di cappello. Però Geppo mi ha suggerito di cercare il Switch. Allora, cosa mi è venuto in mente? AliExpress. E ho preso gli Switch su AliExpress che vorrei disaldare i vecchi qui su questo mouse, quindi smontarlo, disaldare i vecchi e saldare quelli nuovi per provare. Tanto rotto per rotto, li ho pagati circa 5 euro spediti. Mi hanno spedito anche questo avvolgicavo Gift, questo avvolgicavo con la faccia da orsetto. Non so cosa ci farò, ma non lo so, tanto ce l'ho. Ok, adesso andiamo a disassemblare, a smontare, a disaldare i vecchi switch e a saldare quelli nuovi. Vediamo se ne tiriamo fuori qualcosa. Allora, prendiamo un cacciavite di quelli che danno in 3000 kit. Io uso questo qua perché è molto lungo e sottile. E qua abbiamo le viti. Qui avevo una vite, non c'è più. E smontiamo qui e qui sotto l'etichetta c'è una vite. Intanto il saldatore lo stiamo scaldando e smontiamo la scocca. Ok, adesso ci sono delle viti qua. Mettiamo da una parte, non perdiamole ste viti e mettiamole qua. Poi ci sono due viti qua dove c'è i tasti laterali. Opa. E le andiamo a togliere. E anche qua. E voilà. Adesso dovrebbe venire. Ok. Smontiamo il cavetto. Fate particolare attenzione a non sfasciare nulla. Ok, e per lavorare più tranquilli smontiamo anche la rotellina. Qui di dietro ci sono tre pin che sono quelli degli switch. Vedete, 1, 2, 3 e qua c'è lo switch. Il buon Rudy mi ha rotto le palle perché prendessi il flussante, solo che alla fine ho preso un flussante che lui non è abituato a utilizzare. Quindi, vabbè, prendiamo il ciucciastagno, lo carichiamo, vediamo come si utilizza sto flussante. Mi ha detto che ne devo prendere un pochettino e metterlo sulla saldatura. Io l'ho messo col cacciavite alla brutta, proviamo. Allora, ho trovato la temperatura, 400 gradi. Gli metto un po' di flussante, ciucciastagno, gli vado lì attorno e gli ciuccio lo stagno. Pinzettina
e tiriamo via lo switchino. Ecco qua, è venuto. E abbiamo staccato il primo. Allora, dissaldo l'altro e ci vediamo dopo. Allora, dissaldati entrambi, inserite lo switch nuovo con il cosino bianco che stia nella parte superiore. Io mi appoggio così alla mia stazione saldante, se vogliamo chiamarla così. Una puntina di stagno. Una. Due. E tre. E facciamo lo stesso con l'altra. Allora, abbiamo saldato il switch, abbiamo chiuso il mouse, adesso lo colleghiamo. Si è acceso, è già un buon inizio. Però mi sa che ha perso... Ah no, ok, sì. È rimasta la memoria. Allora, tasto destro. Tasto sinistro. Tasto destro. E non doppio clicca. Bene, direi che ce l'abbiamo fatta. Oh, regà, come dicono gli americani, so bad, so good. Il mouse torna in vita, lo rimetto adesso quando spegnerò il PC stasera. Lo rimetto come mouse principale per il suo utilizzo, perché sinceramente per come l'avevo moddato me l'ho trovato bene, e metterò questo come scorta perché comunque non l'ho pagato tanto, l'ho trovato per 20 euro e sinceramente un mouse in più uguale a questo, non moddato ma uguale, mi fa comodo perché è un mouse che mi sono trovato parecchio bene. Insomma, vi ricordo che vi lascio in descrizione sia il nome degli switch che il link affiliato Amazon a me, che se voi lo aggiungete ai preferiti o quando visitate Amazon passate appunto attraverso questo link e acquistate qualcosa, Amazon a me riconosce qualcosa perché è come se vi consigliassi Amazon e a voi non aggiunge nulla al prezzo. È un metodo gratuito per aiutare il canale a portare altra roba. E già vi dico che ci sono dei soldini nel conto Amazon e presto andremo a fare qualcosa. Ok ragazzi, per questo video era tutto. Enjoy!